Come correre tante ore senza stancarti e come fare in modo che dopo tante ore la tua corsa sia ancora efficiente. Come correre tante ore e non sentirti uno schifo. Ti sei mai chiesto come molti runner riescono a correre per ore e ore e ore senza stancarsi, finiscono, sorridono, tu invece sei lì che arranchi, barcolli, magari non molli, ma ti chiedi chi me lo ha fatto fare? Stai pronto o pronta? Resta fino alla fine perché ti darò dei punti su cui lavorare per entrare nell'elite di quei runner che corrono ore e ore e ore e poi magari qualche ora dopo aver corso sono lì che escono, vanno a mangiare, giocano con i figli, si divertono. Una sensazione che io ricerco nella corsa è quella di scivolare sulla strada o sui sentieri, le gambe vanno da solo che non te ne accorgi, tu veramente puoi pensare ad altro, ti dimentichi addirittura di correre. È facile questa cosa qui? No. Non è facile, proprio per niente. Però prima di arrivare ai punti salienti, dai, diciamoci una cosa che ce l'ho lì. La corsa non è sempre bella, a volte fa schifo, ti mette in crisi, ti mette a nudo. Sta cosa dobbiamo sdoganarla perché sennò sembriamo sempre dei figli dei fiori. Per arrivare a correre tante ore senza far fatica, dobbiamo metterci in testa che ci sono dei momenti complicati, che a volte abbiamo bisogno di recuperare, di rallentare, di fare pace con la fatica, accettarla, allenarla, addomesticarla. La fatica deve fare parte di noi. Io ho incontrato tante persone in questi anni che hanno smesso di correre e molti mi scrivono perché non si sentivano adeguati, perché facevano troppa fatica, perché a volte si vergognavano, perché non erano in grado di correre come quelli che sono capaci di stare tante ore sulle gambe. Se siamo qui a parlare di corsa è perché siamo innamorati della corsa. E se tu provi a correre, per me sei già un runner. Questo dittelo sempre, dillo ai tuoi amici che smettono di correre, non aver paura, perché per arrivare lassù, per correre tante ore, bisogna provare, sbagliare, riprovare e solo con tutti i consigli che ti darò e la pazienza arriverai a quel punto. Ora vediamo tutte le azioni da fare sin da subito, le puoi iniziare a fare finito il video per riuscire a stare tante ore sulle gambe come se nulla fosse. Anche se corri già delle ore ti serviranno questi consigli, sono tutti punti importanti, attenzione. L'ultimo, il più importante, te l'ho messo alla fine. Chiaro, Allora, uno l'ho fatto perché così vedi tutto il video, non saltare alla fine perché sono tutti importanti, ma poi l'ho messo alla fine perché è una condizione fondamentale su cui poi ti invito a ragionare di più e su cui troppe volte invece non ragioniamo. Per correre tante ore senza stancarsi, la prima cosa che dobbiamo fare, sembra banale ma per molti non lo è quella di provarci a stare tante ore sulle gambe. Sì, vabbè, ma come? Dobbiamo provare e riuscirci prima di tutto correndo a bassa intensità. Correre a bassa intensità, zona 1, zona 2, è veramente molto allenante, anche se non tutti sono convinti, perché crea quegli adattamenti fondamentali per riuscire a correre per tanto tempo. Ne abbiamo parlato in diversi video, ti lascio qua il link, qua non mi ricordo mai il link nel caso tu non abbia visto il video che ho chiamato perché correre lentamente ti rende più veloce. Ti spiego il paradosso, ti riassumo però, vallo a vedere alla fine il punto principe di quel video. Correre a bassa, dove ti spiego fisiologicamente come funziona, correre a bassa intensità dà il tempo al nostro corpo di creare tutti quegli adattamenti per qualificare quella qualità, condizione che si chiama resistenza. Maggiore volume iettato al ventricolo sinistro, più volume ematico, aumento dell'emoglobina che porta l'ossigeno, capillarizzazione, quindi la capacità di portare più ossigeno ai muscoli, aumento dei mitocondri, soprattutto dare il tempo al fisico di preparare e adattare ossa, muscoli, tendini alla corsa senza infortunarsi, perché se invece corriamo sempre forti come a volte capita, spingiamo troppo, prima di creare gli adattamenti ci rompiamo. Tutti noi abbiamo un amico che fa tanti chilometri senza problemi e ci diciamo ma come fa? Perché li fa con naturalezza, magari non è veloce però ha veramente migliaia di chilometri sulle gambe. E anche lui o anche lei sono passati da questi adattamenti di cui stiamo parlando e continua ad alimentarli nel tempo perché è un allenamento che non finisce mai. Invece molti runner interpretano la corsa troppo velocemente, un po' perché seguono le gambe, no? Dai, quando esci a correre senti che la gamba va di più e la segui. E un po' perché manca un'educazione all'allenamento, siamo qui per questo, non è colpa di nessuno. Pensavo proprio l'altro giorno al fatto che da ragazzino non correvamo mai piano. Si partiva subito forte anche nel riscaldamento, è istintivo, ma l'allenamento non è istinto, l'istinto serve in gara a capire cosa succede, in gara serve l'istinto mixato all'esperienza. L'allenamento invece è metodo, disciplina, equilibrio
e apro una parentesi velocissima, non deve essere vissuto come una gabbia, come a volte può sembrare, ma un binario da seguire. Fai caso di essere in un posto sconosciuto, non hai punti di riferimento, non sai dove andare. Se a un certo punto incontri i binari, non li segui. Certo che li segui perché ti portano in una stazione. Magari non sarà la tua subito, però poi dopo la strada la ritrovi. Certo, un buon metodo richiede anche flessibilità, legata alla risposta dell'allenamento stesso e quindi ascolto. Ciò non toglie che correre soprattutto, ma non solo, e ci arriveremo fra poco, a bassa intensità è l'unico modo per riuscire a creare gli adattamenti necessari per correre tanti chilometri senza stancarsi, anche quando correremo tanti chilometri di intensità più elevate. So anche, questo è un altro punto annoso, che nel mondo dei social media in cui viviamo, ad esempio Strava, c'è il confronto con i tuoi amici, ma anche con gli amici con cui esci a correre, e hai la paura, non tutti, che ti giudichino una pippa colossale per i tuoi allenamenti lenti. Allora, metti questi pensieri nel cassetto, perché il giorno della gara sarai più veloce di molti di loro, o soprattutto sarai più veloce di come eri prima, perché stai facendo il tipo giusto di allenamento. Ricordati che devi costruire il chilometraggio in modo sicuro e sarai complessivamente un runner molto più realizzato. Il secondo aspetto è collegato fortemente al primo, la pazienza. Che palle sta pazienza, infatti questo è il punto. Troppe volte non abbiamo pazienza. Chi non vorrebbe vedere subito i risultati? Chi non vorrebbe evitare quei momenti in cui corri e non migliori? Bisogna però ricordarsi due aspetti fondamentali. Uno, la vera forma si raggiunge solo per un periodo breve e chi crede di essere sempre in forma in realtà non lo è mai. E poi che per raggiungere la vera forma serve un percorso impegnativo. Lo sport non regala nulla, non esiste la fortuna. A volte esiste la sfortuna, ma tante volte esiste affrettare i tempi. Tanti runner che corrono da meno di un anno vogliono fare già la maratona. Possono? Sì, possono. Andrà bene? Difficile. Sì, vabbè, quel tuo amico c'è riuscito, ma per quell'amico che c'è riuscito, altri 9 o si sono fatti male o hanno vissuto le ultime ore di gara come un vero calvario. Perché? Perché hanno fatto le cose in fretta. I risultati chiedono tempo. Stare tante ore sulle gambe, mi dispiace dirvelo, e senza far fatica, richiede tempo e pazienza. Terzo punto, la tecnica di corsa. Come corriamo è fondamentale. Per correre tante ore senza far fatica, una corsa sciolta, come vi dicevo all'inizio, che scivola sulla strada, rispetto a una corsa frenata, pesante, rigida, fa tutta la differenza. Ma prima voglio darti 3 premesse fondamentali sulla tecnica di corsa. Per quanto ci siano delle regole generali, che ora vedremo, trovo utile quando si parla di persone adulte e non di ragazzini parlare di tecnica di corsa personale, perché non si può non tener conto di posture acquisite, di schemi motori acquisiti. Io non sopporto i talebani della tecnica e i cori russi e la musica finta, perché ho visto nei video di analisi gente correre in modo davvero innaturale, sofferente, per seguire degli schemi imposti, a mio parere più per far belli chi li insegna che per aiutare davvero chi corre. 2. Se non subisci mai infortuni, se la tua corsa presenta magari una tecnica non eccelsa e neanche tanto bella da vedere, ma non ha comportamenti rischiosi a rischio infortunio, probabilmente è meglio lasciare le cose come stanno. Se invece ci sono dei comportamenti a rischio infortunio, allora è meglio prendere azioni a qualsiasi età. 3. Imparare una tecnica di corsa efficiente parte dalla consapevolezza di cosa fare, ma poi va allenata sia nella corsa stessa, sia nel potenziamento quasi sempre di forza, core, elasticità, flessibilità, perché altrimenti appena ci stanchiamo dopo un po' di chilometri torniamo a correre come prima. Cosa ci deve dare la tecnica di corsa? Come può aiutarci a fare tante ore sulle gambe senza far fatica? L'obiettivo di una buona tecnica di corsa, oltre a ridurre drasticamente il rischio di infortuni, è quello di usare meno energia per andare da un punto A a un punto B, oppure di usare la stessa energia facendo il tratto da A a B molto più veloce, cercare di arrivare all'arrivo meno stanchi e più soddisfatti. Correre alti, busto dritto verso il cielo, testa neutra con mento parallelo al terreno, spalle rilassate verso il basso, bacino in avanti invece alto, peso del corpo in avanti non inclinando il busto ma un'inclinazione che parte dalle caviglie, spinta che porti il ginocchio in avanti e non la tibia e il piede, per una corsa in spinta che ci porti a portare in fase di appoggio la tibia verticale, l'appoggio sotto
o anche un po' più avanti ma vicino al centro di massa, la proiezione a terra del centro di massa, sono gli elementi fondamentali da seguire. Poi sul mio canale trovi tanti video dedicati alla tecnica. Ora, se trovi utile questo video ti sarei molto grato se lasciassi un like, un commento, se ancora non l'hai fatto dai, iscriviti al canale, è gratis, non hai idea di quante queste piccole azioni mi saranno di aiuto nel mio lavoro, e se ti sta piacendo e lo stai apprezzando ti prego di farlo e ti ringrazio in anticipo per questo. Quarto punto è legato fortemente alla tecnica. Potrei dire che senza questo aspetto avere una buona tecnica conta solo al 50% e di questo punto se ne parla troppo poco. Decontrazione, rilassatezza muscolare. Non ne parliamo quasi mai, ma correre in modo rilassato è una cosa fondamentale. Sia che tu faccia i 100 metri, sia che tu faccia le ultra di 300 km. La decontrazione muscolare significa risparmiare energia, ridurre lo shock degli impatti. Spesso vedo spalle contratte verso l'alto, mani strette, denti serrati, e sono tutti dettagli che fanno la differenza. Se noi dobbiamo scivolare sul terreno, se dobbiamo correre tanti chilometri senza far fatica, questi aspetti sono fondamentali. Correre rilassati è qualcosa che spesso non controlliamo perché ci viene istintivo contrarre i muscoli, soprattutto quando siamo stanchi. Io spesso lo faccio notare nelle videoanalisi, occhio alle mani, occhio ai denti, occhio alle spalle, e lì si è freschi quando si fa la videoanalisi. Pensa a te quando passano tanti chilometri. Proprio ci viene da stringerci su noi stessi, stringere i denti, che è anche un modo di dire, no? Quando si fa fatica a stringere i denti, ma invece dovremmo sorridere, non tanto perché sembriamo figli dei fiori, torno al discorso di prima, ma perché proprio aiuta la decontrazione muscolare. Se tu guardi all'arrivo gente che è abituata a fare tanti chilometri, sorride, dici sarà felice perché è riuscita a fare tanti chilometri, sicuramente, ma è proprio anche un modo di correre. Alle prossime ripetute prova a sorridere invece che a fare la faccia cattiva, vedrai come andranno meglio. Alta intensità, sì, serve anche quella per correre più chilometri senza stancarsi. Non basta la basta, non basta la basta, non basta la bassa, non basta la zona 2. Lavorare sui nostri limiti alti, io dico sempre alzare il tetto sotto quale la nostra corsa vive, è fondamentale. V2 max più alto, il massimo consumo di ossigeno, le soglie più alte, ci aiuterà ad avere una bassa intensità anche a un ritmo più alto e più efficiente. Inoltre ci sono diverse ricerche che dimostrano una forte correlazione, resta a correre nel 451 perché ne farò un video più avanti, tra il valore di V2 max e lo stato di salute. Uno studio pubblicato, ma non è l'unico, sul Journal of the American College, of Cardiology, ha mostrato che le persone con V2 max più alto hanno tassi significativamente più bassi di mortalità cardiovascolare, ma anche legato a tutte le cause, probabilmente anche perché sono gente sportiva, no? Suggerendo che il miglioramento del V2 max possa contribuire direttamente a una vita più lunga e più sana. Quindi non dimentichiamo di allenare media e alta intensità. So che a molti di voi devo dire allenatela un po' di meno, comunque attenzione, alleniamola. Respiro, un aspetto importante. Attenzione, io non ti dirò di respirare solo col naso, non ti dirò di respirare ogni 2-3 passi, non ti dirò di sbattere le palpebre mentre respiri. Sebbene sia vero che respirare col naso ha dei vantaggi, il mio consiglio è di respirare sempre col naso durante la tua vita quotidiana, come sto facendo adesso. Quanto ti allenerai in una giornata? 1, 2, 3 ore, considerando che alcune giornate magari non ti alleni? Allora le altre 21 ore respira di naso. Quando corri l'importante è di non andare quasi mai in affanno, anzi di non andarci, e di non avere dolori, che capita, tipo al fianco, causati dalla respirazione. Poi se corri respirando di naso e ti trovi bene, fallo. E certo non respirare così a tutta bocca. Mi ricordo una volta una signora in una partenza, dopo 500 metri ce l'avevo a fianco in una mezza, che la sentivo così. Spero sia arrivata al traguardo, che stia bene. Comunque, detto ciò, la respirazione ti aiuta a fare tanti chilometri senza far fatica. I miei consigli sono questo: respira con naturalezza, rispetta l'intensità che stai tenendo. Ok? Nella corsa a bassa intensità puoi provare a respirare solo di naso, ma l'importante è che superi il famoso test della conversazione, cioè riesci a chiacchierare quasi come sto facendo io adesso, ok? Soprattutto se è un diverso tempo che ti alleni, magari le prime settimane è un po' più complicato. Poi se quando invece ad alta intensità vai in crisi, rallenta un pochino, ritrova il ritmo, magari fai qualche respirazione profonda, poi prova a riprendere il ritmo. Cosa fondamentale invece, allena la respirazione quando non corri. Con le respirazioni profonde allena il diaframma,
Spesso chi soffre di dolori durante la corsa è proprio per colpa del diaframma che si blocca. Esercizi di respirazione diaframmatica, anche sdraiati la mattina e la sera, tutti i giorni, almeno per un periodo, risolvono il problema. E ci sono runner che possono testimoniarlo. Saluto Serena, che ha risolto il problema. Poi, prima di andare al prossimo punto, fatemi ringraziare chi si è abbonato al canale. Gli abbonati attivi adesso sono Paola, Nazario, Daniele e Marco. Ci sono 3 livelli, costa pochissimo, si può sempre disdire, ci sono diversi vantaggi per chi si abbona, tra i quali ad esempio vedere questo video prima di tutti o tutti gli altri video che produco. Per gli abbonati sono disponibili prima. Mangiare, bere e integrare serve per correre tanti chilometri senza stancarsi? Quanto mi piacciono le domande retoriche, certo che serve. Ora attenzione, la nutrizione non è il mio mestiere, sono informato, ho studiato, ho fatto anche esami, però non è il mio lavoro, non sono nutrizionista e per questo ci sono tanti aspetti che vanno affrontati direttamente con i professionisti del settore. Io non sono d'accordo con gli allenatori che fanno piani alimentari perché prima non possono. Secondo perché per sapere bene le cose devi lavorarci tutti i giorni tanto, come io faccio con gli allenamenti. Però alcune cose di buon senso sull'alimentazione possiamo dirle, molte le ho assorbite da Nicolas, biologo nutrizionista con cui collaboro e che diverse volte avete visto su questi schermi. Caspita, quanto fa Italia 1 anni 90 questa frase, vabbè. Teoricamente durante la corsa bruciamo almeno 60 grammi di carboidrati l'ora, alcune ricerche dicono addirittura 90-120, il che significa che sarebbe utile allenarsi per riuscire ad integrare altrettanti, perché non è facile mangiare mentre corriamo e quindi dobbiamo imparare a farlo. È da dire anche che non partiamo senza scorte di glicogeno, no? E quindi non è che dobbiamo mangiare altrettanto quello che consumiamo, quindi ci può stare assumere ad esempio tra i 40 e i 50 grammi di carboidrati l'ora, che non sono pochi. A proposito, Nicola, se sto dicendo inesattezze scrivimelo nei commenti per favore. Quindi cosa significa? Prendere circa 20-25 grammi di carboidrati ogni 30-40 minuti. Al di là delle quantità, che vi rimando proprio al podcast Corso e Mangiato che ho con Nicolas su YouTube, Spotify, tutte le piattaforme, quello che serve, come vi dicevo prima, è allenarsi a mangiare i gel prima di tutto, se ci riuscite, o anche solido, ad esempio delle barrette. E per allenarsi bisogna mangiare durante gli allenamenti, non solo in gara, perché se improvvisi in gara è un grosso problema. E non solo negli allenamenti lunghi, ma dato che in gara poi l'intensità non è mai molto bassa, dovremmo allenarci anche facendolo ad esempio nelle ripetute, no? Bere è importante. Voi ve lo ricordate quando si faceva educazione fisica o sport da bambini che ti dicevano che bere faceva male, no? Vabbè, a me lo dicevano, no, non bere che ti viene mal di pancia, una credenza che ancora non ho capito dove è nata, comunque che per fortuna penso non ci sia più. Bere serve, sì, assolutamente. È stimato che una perdita del 20% dei liquidi del nostro peso, cioè se pesi 70 kg 1,4 litri, che d'estate io li sudo in un'ora o poco più, porta a una riduzione delle prestazioni del 25%. Quindi oltre alle prestazioni può essere anche pericoloso per la nostra salute, perché ci aiuta a mantenere la termoregolazione appunto in equilibrio. Quindi bisogna organizzarsi nei lunghi, non affidarsi alla sorte come fanno in tanti. Dovete bere. Ora il punto che io trovo più importante, perché per fare tante ore senza stancarsi dobbiamo fare 2 operazioni di convincimento. 1, convincere noi che ce la possiamo fare. 2, convincere il nostro cervello, il nostro sistema nervoso centrale che ce la possiamo fare. Non è la stessa cosa? No, sono 2 lati di noi, ovviamente siamo sempre noi, ma non è la stessa cosa. E il modo di convincerli però è con i fatti ed è simile. Intanto prima però ti faccio una domanda proprio per ragionare su questo aspetto. Ma come fa il tuo vicino di casa a correre ultra trail di 120 km con un dislivello di 7000 metri? Lo dico perché l'ha appena fatto un mio runner. O il passatore tutto correndo senza problemi. Sono Superman? No. Ci si arriva col tempo, l'abbiamo visto in tutto il video, bisogna allenarsi molto, ma una cosa che hanno in comune tutte queste persone che hanno convinto loro stessi e il loro fisico a livello psicofisico che possono fare la distanza, perché dovete sapere che il nostro organismo ha dei sistemi di difesa, tanti, e alcuni ci staccano letteralmente la spina quando siamo vicini ai nostri limiti. Noi percepiamo queste situazioni come un'estrema fatica, insostenibile, ma una cosa è la fatica, che è una percezione, non è
come quando ti schiacciano un piede che è un dolore, vabbè, ci sono sempre i recettori, no? Però è una cosa che noi sentiamo a livello del cervello, la fatica. Quando sentiamo quella fatica insostenibile che pensiamo proprio di non farcela più, è strano da capire, in realtà abbiamo ancora molte riserve, solo che i meccanismi di difesa del nostro corpo ce le nascondono. Ne ho parlato in modo approfondito nel mio libro L'equilibrio della corsa, dove trovate anche la bibliografia legata a questi temi, a queste teorie. Ci sono 2 modelli che spiegano questa cosa. Il modello del central governor, del governatore centrale. Questo modello propone che il cervello funzioni come un governatore che regola le risorse energetiche del corpo per prevenire il sovraccarico e il danno ai sistemi fisiologici e anche rischi al cuore, perché sente l'esercizio come estremo. Il cervello riceve feedback dai recettori del corpo che monitorano i vari parametri come la temperatura, il livello di ossigeno, lo stato dei metaboliti energetici e regola di conseguenza l'intensità dello sforzo per mantenere questi parametri entro dei limiti sicuri. Quando la situazione si fa rischiosa, secondo il central governor, perché non è abituato a sentire quel tipo di sensazioni, mette un limitatore, no? Come c'è anche nei motorini. E infatti noi non riusciamo più a spingere, anche se vogliamo, non ce la facciamo. Secondo modello, che è l'evoluzione di questo, ma non lo nega, ne aggiunge un pezzo importante, un pezzettino, diciamo, non dico che lo sconfessi, ma lo cambia. Il modello psicobiologico, che si focalizza su come la percezione dello sforzo, della fatica, sia la determinante principale della performance in esercizi di resistenza. È proprio un fattore limitante. Secondo questo modello, il fattore limitante principe per la prestazione sportiva non è solo la capacità fisica, quindi V2 max, soglie, eccetera, ma la percezione psicologica dello sforzo e la motivazione combinata con questo, cioè quanto sono motivato a portare a termine quel traguardo. Il cervello quindi valuta continuamente il rapporto tra output richiesto e le risorse energetiche disponibili, determinando il livello di sforzo percepito, che è legato anche a quanto siamo abituati a percepirlo, e quindi influenzando la decisione di continuare o meno l'attività o di continuarla a quell'intensità. Quindi, come vi stavo dicendo, proprio oltre ai fattori limitanti classici, massimo consumo dell'ossigeno, le soglie, l'economia di corsa, c'è questo che è un fattore limitante fondamentale. Come vi dicevo, nel mio libro potete leggere anche diversi esperimenti cioè non è una roba così, ci sono proprio tanti esperimenti che dimostrano la veridicità di queste teorie. Come si allena sto fattore? Coi volumi, facendo molti volumi a bassa intensità e non solo, imbrogliando il nostro cervello, non dicendogli quanto tempo siamo sulle gambe, a volte non guardando anche l'orologio, superando situazioni di fatica, così lui si convince che quel limite lì in realtà non è il vero limite. È veramente un lavoro che si consolida nel tempo. Più affrontiamo sfide, più affrontiamo chilometri anche a bassa intensità, più i nostri limiti si alzano, non solo proprio quelli più prettamente fisici, ma anche proprio questi legati alla convinzione di farcela, sia diciamo cosciente che inconsciente, consapevole e inconsapevole. Quindi solo il tempo, la costanza, l'impegno, l'ascolto del nostro corpo, il metodo, altrimenti che gesto a fare qui ad allenare, sono la chiave per raggiungere l'obiettivo di riuscire a correre tanti chilometri senza stancarti. Però posso dirti una cosa, tutti ce la possono fare, davvero tutti. C'è da impegnarsi, ma ce la possono fare tutti. E non c'è dubbio che se applicherai tutte queste azioni per te, la maratona non sarà una formalità, ma sarà una sfida senza intoppi, con grandi soddisfazioni. E se vuoi sapere come preparare una maratona al meglio, allora clicca questo video. Se invece non sei ancora convinto che correre in zona 2 sia fondamentale, allora questo video qui fa per te, perché entriamo proprio dentro il corpo per capire al meglio quali sono i meccanismi che si innescano allenandosi in zona 2.